Eccoci. Eccoci qua prontissimi. Un nuovo streaming. Che questa volta ci porterà al Kew Gardens. Kew Gardens. Kew Garden. Per il quinto caso di Sherlock Holmes Crimes and Punishments. Are we ready? Let's go to the dashboard. Go through. Just wait a sec. This never works. First shot. Perfetto. Ci siamo, possiamo continuare. Non mi ricordo come si chiamava, il dramma di Kew Gardens, mi pare. Esatto. Quindi sarà tutto ambientato nel giardino, che non ricordo dove si trovi. Cioè, si trova a Londra, non in che zona. Ma so che è molto grande e molto bello. Perciò siamo pronti. Ecco Holmes che suona il violino. Holmes, for heaven's sake, whatever's going on? Oh, hello, Watson. You're early. Did you kill all of your Ma patients? come? What? Holmes, where have all these wretched bees come from? I increased the temperature of the room so as to prevent them from hibernating. I needed to take a sample of honey. But it worked, Watson. We will have honey all year round. Va bene, hanno fatto questi pezzetti iniziali tutti simpatici. They're domestic bees, Apis mellifera, such industrious workers. Anyway, Mellifera. Watson, I am sorry, but I must leave you. I'm in rather a hurry. You have a new case? Yes, but nothing as thrilling as this experiment. A theft of plants at the Royal Botanic Gardens in Kew. Un furto di piante. I'm helping a minister who's an old friend of mine. You can join me if you like. Well, I'll admit that I'd far rather accompany you than remain alone here with these workers. Fair of enough, yours. Watson, fair enough. Besides, you'll need a helping hand with the flowers you're intending to bring back. Watson, however did you guess? For the great Sherlock Holmes to bother with the theft of plants. Come on, admit that you're planning to spoil your little bees with some rare pollens. Ci sta un Watson perspicace. Since when did I become so transparent? Let us go. Subito, senza neanche fermarci. Trova le piante rubate dell'ultima esposizione Kew Gardens. E questo era il caso di Abbey Grange, vabbè, che è stato abbastanza triste, speriamo che questo sia meglio. Abbiamo anche tenuto la forchetta come souvenir. Bello. Chi c'è qui? Sempre la signorina? La signorina non si sposta mai. Salve, salve. Vabbè, direi che non ci incischiamo. Si va. Ah, vedi, è fuori Londra. Infatti, ricordavo fosse fuori Londra. Non so se Sherlock avrebbe mai letto Dostoevsky. Chissà. Che caricamento lungo. E scattante. Che sta succedendo? Che fatica per fare sto caricamento. Well, Holmes, here we are at the Royal Botanic Gardens. There's no doubt that this place is beautiful. But are you really intent on investigating the theft of the plants? Yes, of course. Ah, ok. Non è venuto solo a rubare le piante. What are we doing, Holmes? Let us find someone who could help us. Sì, sì, sì. Si abbassa a fare un passo. Don't touch anything else, is that clear? Just go and get a bucket of fertilizer. And without turning it over this time. Good day to you, gentlemen.
How may I help you? If you are here for a visit, please do come back on Sunday. I am afraid that it cannot wait. My name is Sherlock Holmes, and this is my friend and colleague, Dr. Watson. We are investigating the theft of plants that took place here 5 days ago. A remarkable collection, I believe. So you're the one in charge, eh? A small favor for a friend. Now, to whom do I have the pleasure of speaking? I am Martin Hamish. I am the Deputy Director of Kew Gardens. And that fellow yonder is Albert. He works here. I am delighted to meet you. What can you tell us about the plants? Hamish ebreo. They were rare and exceptional plants. We presented them at our last exhibition. We haven't removed the stand yet. It is still in the large glass house. We only learned of their disappearance the evening after the exhibition, and nobody saw anything. No doors were forced? No, but I would imagine that for a thief it would be fairly easy to gain entry, for there are no guards here. Well, if you don't mind, we will take a look. Now, you say that it is in the large glass house. Yes, the one just behind me. Okay. Just a second, since Albert has nothing else to do. Albert, show these gentlemen where the exhibition was held. How many people work here? Only myself, but occasionally 2 students, Albert, whom you have met, and Miss White. 2 studenti. Studenti di botanica, immagino. Here it is. Okay. This is the place where the stolen plants were exhibited. Thank you. Is there something the matter? Yes, there is. All right, the plants were valuable and rare, but it seems to me that the tragedy that took place here only 2 days ago has been entirely forgotten already. Cosa? What tragedy are you referring to? The director of Kew Gardens, Mr. Montague Dunn, he died here just 2 Come. days ago. We're very sorry. We were not aware. The 2 of you were good friends? He was my father. Oh dear. Wow. Our condolences. We should not be troubling you. Please do excuse us for the intrusion. You say that he died here, in the large glass house. Holmes? Situato. Just here, near the door to the colonial collection. He suffered a heart attack. Just like that. So suddenly. It was terrible. Excuse me, gentlemen, but I cannot remain here. If you need me, I'll be in the reserve. That's the room next to the front of the large greenhouse. Of course, we understand. Beh, c'è più carne al fuoco di quella che sembrasse. Esamina il luogo in cui è morto Montague Dunn. Non lo so come si legge. What should we do next, Holmes? Vediamo. Esaminiamo questo posto qui. Do not touch. Do not touch. Ci sono dei palloncini anche un po' sgonfi. Ma pur sempre palloncini. The plants were here. All of them was stolen. Già. Interessantissimo questo esame del luogo del delitto. Queste sono le piante. Here is a list of the stolen plants. L'ho salvata. Dionea carnivorus, Carlina inebriare, Florem diabolica, Cromolena odorata, Prunus serotina, Helianthores tepuis, Biblis genlisea violacea, Tarlintonia cracocas cephalotus. Non hai detto niente. Ma mica ce l'ha detto dove è morto il tipo, però. These trees, with their roots in water, must originate from Louisiana. Come fa? Ah, yes, the bayou. I remember our visit in the case of the Awakened. Ah, che bello, The Awakened. Ho quasi tentato di rigiocarlo. According to Albert, this is where his father, Montague Dunn, was found dead. Montague Dunn. Ci sono dei frammenti di qualcosa. Di un Fragments vaso. of a flower pot. It fell down here. Sono delle macchine anche. Sa che
sporcizia. soil. It should have come from a flower pot. The soil on the side of this flower shelf is the same as that on the ground. Ok. Beh, non c'era molto da vedere. The door was smashed at shoulder height. Shoulder height. This door handle is new. It was recently changed. This pot was broken fairly recently. A flower pot recently fell down from these shelves and was misplaced. C'è un sacco di roba, eh? Fin troppa. Tracce nere The sottili traces are thinner in some places. e altre più These grandi. boot marks are fresh. It appears as though someone was dragging their feet. The footprints reveal that someone staggered here. Basta, ancora devo... This sign is broken. Something heavy was dropped upon it. Ma che macello! Blood. Someone fell violently against this sign, and they were injured in the clash. Most likely a head wound. Ma che cazzarola è successo? Ma da dove sono caduti poi? Ma è successo un macello. Ma levati Watson, per favore. The esconson was breached near the handle. The door was forced from the inside of the Colonial Collection Room. The handle was changed afterwards. I think we need to inspect the Colonial Collection. All the clues around here are quite suspicious. I need my imagination to make sense of it all. Forza la porta, rovescia il vaso. Come... Very strange. Half of the Colonial Collection is absent. No, no, ma stavo vedendo questo, perdonami. Determina la sequenza corretta dei eventi basati sui dettagli scoperti. Forza la porta. Ma che cosa devo fare? Forza la porta, rovescia il vaso, cade sulla recinzione. Ok, cosa vuole da me? Ah, no. Forza la porta. Ma... Forza... Ma... Allora. Forza la porta. Poi... rovescia il vaso. E cade. No. Mi pare sensato. Non capisco perché sia successa una cosa del genere, però. This reconstruction reveals a disturbing fact. Montague Dunn damaged the door of the Colonial Collection Room. He was in a panic, or the door was locked. Was it an accident, or a murder then, I wonder? I think we need to inspect the Colonial Collection Room. Sì, sì, ma a questo punto mi viene in mente che fosse già tipo stato colpito. Arrivo subito. Ok. Esaminiamo sta collezione coloniale. What should we do next, Holmes? Dov'è?
immagino, no? Colonial Collection. Bella. According to this, they have light and moisture control in some parts of the building. Beh, immagino se sono piante del sud. Ci sono anche delle foto belle. Foto coloniali. Australia. Ci sono i cacti. Che pianta grossa. These plants come from all the territories of the British Empire. Dall'India britannica, Calcutta, Singapore, Bengali. Che coloni. Il capo. Gli inglesi hanno fatto un macello. Ci sarà qualcosa da vedere. Oh, c'è tipo una super chiazza. The smell is strong. It is a detergent. Detergente. Fermento di pietra. This broken fragment was the result of a heavy blow. A fragment of marble, most likely chipped from a statue or sculpture. Lo sono intascato. Sì. Ci vedo di dalla forma della rifinitura. Probabile che appartenga a una statua o a una scultura. Devo vedere anche le finestre. These windows were perfectly cleaned. Part of this greenhouse was emptied and thoroughly cleaned. Ah, certo, rispetto a questa parte qui c'è anche una This griglia. is one of the outlets of the ventilation system. Una cosa utile. Ah. Ah. Interessante. Ce lo dobbiamo ricordare anche di questo. Cosa abbiamo? Don è stato intrappolato. È intrappolato nella sala della collezione coloniale. Qualcuno ha pulito e svuotato solo una parte della collezione coloniale. Forse intendeva nascondere una prova. Segui un'autopsia su Montague Dunn. Ci sta. Mi sembra una cosa che va fatta. Andare a Scotland Yard direttamente. Andare anche a Baker Street prima. Voglio controllare i miei archivi. E poi andiamo a fare l'autopsia. Allora, ricerche, veleni. Ferite, criminologia. That is not the one I need. Non lo so. Arti marziali. Segni e simboli. No. Chimica. That is not the one I need. Quotidiani. That is not. Non lo so, non vedo. Forse una notizia su queste piante. Mi pare. Forse qualcosa qui. Architettura, British Museum. Scienze economiche no. Tecnologia no. Storia no. Medicina.
No? Botanica. Cosa ci serve? La miristica fragrance. Piante esotiche volume 4 velenose. Queste piante hanno in comune una certa tossicità più o meno variabile. Tutte quante praticamente. Solo le prime tre possono essere pericolose per gli uomini, in particolare la florem diabolica, ma solo in specifiche condizioni. La pianta reagirebbe a un processo di aggressione e come difesa rilascerebbe spore letali. Here it is. E già questo è un punto interessante. Adesso andiamo ad eseguire l'autopsia. Adesso immagino che sia morto per il veleno di una delle piante. Andiamo a Scotland Yard. Sempre con Dostoevsky in mano, così. Watson che scrive. Anzi legge, fa così. I asked Inspector Lestrade to take Montague Dunn's body to Scotland Yard. It's ready for autopsy then. Ok, Mr. Holmes? buongiorno. Questo non è quello che abbiamo. No, è un marinaio generico. A very good day to you, my friend. Is Inspector Lestrade in? I'm sorry, sir, but the inspector's absent at the moment. Ok, non c'è le strade, vabbè, facciamo da soli. Mr. Holmes? Buongiorno. C'è qualcosa qui? Effetti personali del tipo. This Un watch orologio da is of great taschino. value. Tessera del club. A membership card for the London Crest Club. Ok. Una pen. A beautiful feather pen of a good make. E una lettera. Per il signor... Ah, una lettera inviata dal tipo morto al direttore della tipografia, Wayne Sons. I suoi poster per la grande esposizione dei Kew Gardens sono splendidi, ma non ritengo necessario menzionare tutto il personale, basterà includere solo il mio nome. Quindi come al solito abbiamo a che fare con un tipo un po' egoista. Ok. Questo l'abbiamo visto. Ma chi ha chiuso la porta? Che non si può andare. Locked. Questa è chiusa. Locked. Qui è chiuso, non ci devo andare. Andiamo a fare l'autopsia. Via. Poi a fare l'autopsia, a vedere il morto. Facciamo così. Gli mettiamo le dita negli occhi e capiamo cosa è successo. Ma non posso scoprirlo? Sì. First of all, let us carry out an external examination. C'ha dei grossi baffi il signore. Allora sicuramente aveva sbattuto la There is testa. an injury to the skull, most probably caused by the fall in the water lily greenhouse. Va bene. Un po' brutto l'alone del modello sullo sfondo. Un po' troppo evidente, però vabbè. The vessels and the pupil of the eye appear quite normal. Ok. The air from the lungs carries a faint floral aroma. Un aroma floreale. There are no suspicious marks upon the chest. Let us finish our external examination so that we can proceed with the autopsy. Ma la facciamo effettivamente noi. Non c'è il coroner. Nothing suspicious here. Vabbè, c'ha l'alito floreale perché era stato avvelenato con le emissioni del No tossine del rents, fiore. stings or bruises. Che Now, let us examine the internal organs. non è male l'alito che sa di fiori per un morto. Ah, ci pensa Watson. Ok. Non credo possa, però. Ah wow, l'ha aperto come
Come l'allegro chirurgo. Ah, bello. Ma perché sto prendendo gli organi in mano così? C'è un po' troppo. The lungs are congested and edematous. Ah, che vuol dire? Ma c'è una cosa terribile The qui. tissue on the inferior lobe of the right lung is damaged, most probably caused by Ah, guarda toxins caso. from an unknown plant. Tossine di una pianta sconosciuta. Vabbè, ma il resto serve che lo guardi. The heart's blood vessels show no pathological signs. Ma lo so. Ho visto nei polmoni tanto il problema. The heart tissue shows no visible. Via, metti il posto cuore. Dammi il fegato. The liver is enlarged. It would seem that he was suffering from an Vabbè, come tutti alcohol erano addiction. alcolista. Non c'è un personaggio di questi casi che non sia un alcolista. The liver tissue is brown. There are no visible pathological signs. Cosa è rimasto? Lo stomaco. Bello, bello verde. The stomach tissues show no visible pathological sign. Diciamo un po' di There is stomachite. a small amount of content. It appears that he breakfasted lightly, only a short while before Ma his vabbè, death. sono fatti suoi. Guardate. Sono anche i fatti The che cosa ha mangiato a suspicions have colazione. been substantiated. Montague Dunn, the director of Kew Gardens, died from poisoning. Plant poisoning, to be more exact. You mean Yes, it is murder. we should inform Lestrade? Yes, but do remember, Watson, that I discovered the murder. The challenge is mine. The challenge, Holmes? We need to locate that deadly plant. Such a perfect murder appeals to me. Murder of any kind appeals to you. Is that all we need to do? No, we also have the people working at Kew Gardens. Martin Hamish and the son of the victim, Albert Dunn. And also Miss White, of whom we spoke with Mr. Hamish. Should we bring them all here for interrogation? No, a few innocuous questions of Facciamo Kew tutto will sotto suffice, banco. as well as a discreet delve into their personal affairs. Yes, Watson, it is time now to open the doors. Even those in the staff building. I suppose that is necessary. We should also be concerned with the victim himself. After all, we don't know very sì, abbiamo un much po' di about cose da scoprire. Montague Dunn. You're enjoying this already, aren't you? Certo. More than a little. Cosa abbiamo da collegare? Piante letali rubate. Veramente intrappolato. Intrappolato nella sala della collezione coloniale dall'assassino Dunn ha subito gli effetti dell'inalazione di un veleno vegetale, che è ottimo per i vegani, è veleno vegetale. E gli assassini potrebbero essere i ladri delle piante esotiche. Questo non lo so, potrebbero essere, ma non si sa. Lo scopriremo andando avanti nel caso misterioso. Poi ci conviene direttamente andare. Trova le piante usate per uccidere Montague. Sì. Andiamo a Kew Gardens. Ai Kew Gardens. Su via sto caricamento, ci siamo già stati. Allora dobbiamo parlare un po' con tutti. Iniziamo da questo tipo qui che cannaffia. Lo spizziamo prima, secondo me è un ebreo lui, dal cognome. Miope, occhiali economici.
sporco. E non solo. Ma che inquadratura è? Scusi, se guardo. Mani sporche da giardiniere. E... che sporco. Tutto sporco. Ed è celibe. Va bene. Mr. Hamish, can you explain to us what happened to the colonial collection? It seems somewhat depleted. But, oh, most likely maintenance work, tidying up. You're not sure, then? But you're the deputy director. Well, I am busy. I cannot be everywhere at once. Molto poco convincente questa risposta. Albert told us about the tragic death of Mr. Dunn, the late director of Kew Gardens. Tragic indeed. His heart attack was quite unexpected. Infarto. As deputy director, how was your relationship with Montague Dunn? To be honest with you, Mr. Holmes, it could have been better. You see, every Tuesday he would carry out his inspection of the gardens, but it was solely to make an impression. Great pretense that he cared at all. He would give out absurd orders, ignoring anyone else's opinion. He would then disappear for the rest of the week. He was what some might call a man of action. I'd say rather he was overzealous. Non mi sembra chaotic. molto lusinghiero. So after all, it was no wonder, perhaps, that he ended up like that. If you take into consideration his kind of lifestyle. Perché beveva? You mentioned that Mr. Dunn led a particular lifestyle. Well, it's no secret that he enjoyed, celebrating, shall we say. Ok, ah, giusto anche il He club. was a member of the London Smart Set. He was famous for it. That And he had an eye for the ladies, to put it mildly, Mr. Holmes. Andava a signorini. Vabbè. Non possiamo giudicare, tell me, Mr. Hamish, do you grow the more deadly variety of plant here? You mean insectivorous? Yes, but nothing larger than that. Thank you, Mr. Hamish. We shall continue our investigation. We shall. Mi sa che ci sono 4 personaggi in questo caso. Ok. Qui cosa abbiamo? La mappa del giardino. Siamo qui. Prima siamo andati in questa parte qui. Water Lily Greenhouse. Colonial Collection. Adesso dobbiamo andare in questa parte qui, l'ufficio Director's degli office, uffici. cloakroom and laboratory. Palm House. Nursery. Nursery a vivaio? Seed House. Dry Tropics. Non credo che ci facciano visitare Ventilation system. tutto il giardino, onestamente. A map of Kew Gardens. Ok. Sappiamo dove andare. Dobbiamo andare in questi edifici qui. Non so se ci fanno rientrare qui. Ma che bei fiori. Che bello. Mi ci fanno rientrare? Qui non ci siamo mai stati in realtà. Non è il posto di prima. Can I help you, gentlemen? Ah, c'è Dan, il figlio. Ok, ottimo. Vediamo se c'è qualcosa di interessante. Non mi pare. Sono tutte cose da giardino. Compiti di pulizia. A task list for Albert, compiled by Martin Hamish. Sweep out the palm house, scrub the toilets, clean the storage shed tools. Va bene. Qui ci andiamo dopo. Palm House. La sera delle palme. Qui ci sono dei fiori, dei vasi, dei sacchi, la terra. Parliamo con il tipo, va. Prima ce lo spizziamo, va.
occhi rossi, ha pianto, consumato dal dolore. Vabbè. Taglio da rasatura. Questo l'avevo notato anche prima. Però cosa ci dice? Che è stato sbadato nel radersi, non molto altro. Mani pulite. E dov'è la signorina? Who is Miss Margaret White? Ah, she is the young lady who studies with me. Quindi studia con She lui, visits ok. here sometimes to help out with the greenhouses. In fact, she should be here today. She wanted to work at the seed house. That's the small greenhouse across from the large glass house. Ok, dopo la andiamo a trovare. Do you work here? Yes, but part-time only. I'm Studia also botanica. studying botany at the University of London. You're following in your father's footsteps, then that is commendable. Well, even if botany is not my strongest suit, there are people who say that I could be a good manager. Chi lo dice potessi essere un buon gestore? Tuo padre We lo diceva. noticed that a part of the colonial collection has been cleared. Ah, at the moment I'm just dealing with the storage room. I don't know much about the other rooms. Qui se ne lavano tutti le mani. I imagine that your relationship with your father may have been a strained one. Yes, I cannot say that he was a kind man, for he never listened to me at all. He forced me to work here. But now, after his death, I've been pondering it over. Perhaps he wasn't so wrong about me after all. I have to follow his path, and I have to manage Kew Gardens, and I can do it. I can be as good as any other who works here. Vabbè, un po' generica. Would you come please tell risposta. us about Martin Hamish, the deputy director? Well, I have to tell you that Mr. Hamish is not and has never been the deputy director of Kew Gardens. Come no? My father would not have tolerated it. E quindi? Indeed. That is most interesting. He told us that he was. Yes, because he believes that the management should be passed down to him now that my father is Quindi dead. chi è il gestore But in adesso? actual fact, Mr. Hamish only has the honor of being the garden's longest-serving employee. In fact, Huh. if we are to think logically at all, it should be me who takes over the management of Kew Gardens. Do you not have a good relationship with Mr. Beh, Hamish? no. I suppose so. But we have very little in common. Mr. Hamish loves his plants and Kew Gardens, and I cannot say that I share his passion. I see. And how was his relationship with your father? Oh, he hated my father. It was obvious. He would be furious whenever my father boasted of Kew Gardens in the newspapers or at conferences. He was convinced that my father was stealing all of the credit for himself. But my father Beh, treated forse in Mr. Hamish parte. in the same way as he treated anyone. Dismissively, Va bene, with indifference. fa piacere. Thank you, young man. We shall see you again soon. We shall, we shall. Senti che roba c'è uscita fuori qui. L'ambizione di Albert. Che cosa vuoi? Perché mi hai promptato, Non si possono connettere, che cosa mi prompti? Beh, col tipo abbiamo parlato adesso, non credo ci sia. Excuse me, but I have to tidy up this room. Pulisci, pulisci. Questa è la zona delle palme. Ah. Che zona intrigante. Sa che non c'è molto da vedere però, è solo un passaggio. Cioè non mi prompta niente. Poi siamo risbucati. According to this, Water Lily Greenhouse. La sera delle ninfee, che è quella iniziale. Cioè quella dove è morto il According to tipo. this, Sì. Che non credo abbiamo... Cosa devo fare adesso? Contro la signorina. Sì, ma devo parlare con tutti tanto. Allora, lì si esce. Qui dove si va? Invece mi sa che ce le fanno visitare tutti i giardini.
according to this, Vabbè. Qui si esce. Tropici dry asciutti. tropics. Ah, quindi deserto secco. Tutti cacti. E questa è un'altra stanza tipo quella dove c'era il figlio. Dry tropics. Ok. E qui finisce il giardino. There mi is a sa. smell of burning. What? Perché? Cosa sta succedendo? Perché sta bruciando tutto? Cosa? A door handle? Why would anyone throw such a thing in the fire? The door handle to the colonial collection and that of the Sì, fireplace è la stessa, are made of the chiaramente. same material. A broom handle was half burned. The remains of a picture frame. A protective mask. Ah. Ma la stanno bruciando adesso sta roba. Someone set it alight, but it did not burn. The plants were set alight fairly recently. Some have not completely burned. C'è un sacco di carne al fuoco. Letteralmente. In questo caso. Cos'è? Un vaso rotto. Ah, lo stesso vaso di prima. The symbol is not from Kew Gardens. Un vaso non di Kew Gardens. Ah. Alcune prove possono essere usate nelle indagini che saranno indicate. Sì, sì, me lo so. Devo cercare in archivio da dove viene. Andremo. Per ora fammi fare altri giri qui, no? Che c'è un sacco di roba da vedere. La signorina. Look, Holmes. This charming lady must be Miss White. Oh, Watson She's subito a entering the rimorchiare. seed house. Ora andiamo a rimorchiare Watson, vai tranquillo. What should we do next, Holmes? No, volevo vedere la mappa. Ma noi siamo dalla parte opposta. Seed house. Di là, ok. Adesso ci andiamo. Qui si può andare? Sì. E ci sono degli attrezzi, degli arnesi, vasi e cose. A water tank. Cisterna dell'acqua. Va bene. E qui? A ventilation system. It should regulate the temperature of the staff buildings. Dispositivo di reazione A oggetto ventilation rilevante. system. Beh sì, sicuramente. Se l'hanno avvelenato, rinchiudendolo nella stanza, è un oggetto rilevante. Perdonami, qui che cosa c'è? La Seed seed house. Open. Ecco la signorina. Fammi fare un po' di perlustrazione. Dove corre Watson? Non c'è molto da perlustrare. Quasi nulla. No? This is one of the outlets of the ventilation system. Cosa... From here, we are unable to see the interior of the colonial collection room.
C'è tanta roba in questo caso, eh. Per fortuna almeno un po' più intrigante di quell'altro. These leather gloves are new and of good quality. They do not appear to have been used. Guanti di buona qualità. A book about ships. Nothing at all to do with plants. Libro di navigazione, una barca. Materials for college study. They belong to Albert. This place serves as Albert's office. A cui non fregava niente di fare botanica, evidentemente voleva fare il marinaio. È una buona informazione in realtà. Da qui si vede? Ma lascia aperto, va. Qualcosa da vedere? Qui dove lavora la signorina? Che lavoro fa la signorina? Guarda i semi al microscopio. Non male, non male. La Good voce. day to you, miss. You have some very beautiful plants here. Ah, Watson. Why, thank you, sir. Smettila di And fare good day to proprio you too. But Oh, I do beg your pardon. My name is Dr. John Watson. This is my good friend, Mr. Sherlock Holmes. I am honored to make your acquaintance, gentlemen. My name is Margaret White. Excuse me, but are you Sherlock Holmes, the No. great detective? No. Yes, I am he. What a pleasure to see you here at Kew Gardens. Are you working on a case? Sì. Mi ti lasci spizzare, signorina. Profumo costoso. Sniff sniff. Scusi, se guardo. Ma c'ha le mani tutte rosse, signorina. Ma che è successo? È nubile. E le mani tutte rosse? Non ci dicono niente le mani tutte rosse. Ma è... Ah, forse da questa prospettiva. Pellagra, famiglia povera. Yes, a theft of plants that Ma took che place furto here di a few days piante? ago after their most recent exhibition. Oh, yes, of course. I quite forgot about that. Oh, it's quite understandable that you might forget about the theft of the plants, miss. After the Ma guarda, ci tragedy pensa that sta took Watson, place sta here. facendo tutto lui. Yes. The director was a Che truly provolone. good man. It is such a terrible misfortune. Lei ne sa Would you qualcosa. happen to know why part of the colonial collection was cleared? No, I have never been there. Bene, nessuno ne sa niente. Mi fa piacere. Do you work here? Part-time only. I am a biology student at the Ma London lei studia University. biologia. I Ok. attend the same classes as the son of Mr. Montague Dunn. That is how I found my chance to work here for part of my thesis, you see. Ok. It is a great honor. Ok. How well did you know Mr. Montague Dunn? He was a master, a great leader. I saw him almost as a spiritual father. He had an Addirittura. exceptional nature. Oh, yes, indeed. He was always so active Ah, l'unica and so contenta optimistic era del suo... and very nice to me. Although he could be Ah, perché c'aveva un harshly debole per towards le his son. signorine. Why so? He loved his son dearly and wanted the very best for him. It made him extremely demanding. Albert, who is naturally shy, suffered because of it. Ok. Most of the doors in Kew Gardens are locked. Do you have a key to this room? Oh, yes. Albert gave me a set of duplicate keys. He agreed I might carry out my studies without disturbing him. It is only temporary. Thank you, miss. None of the 3 people who work at Kew Gardens know why half of the colonial collection was cleared. So, someone is lying. It is obvious. Per forza. Se ci lavorano solo loro 3, c'è molto da dire. Devo esaminare gli edifici del personale. Kew Gardens is such an exciting place. Wouldn't you agree? So, absolutely. Passiamo di qua.
No, volevo passare dentro. Oddio, passiamo fuori, è uguale. Allora, qui siamo stati. Da questa parte dove si va? Non lo so. Dove siamo qui? Poco più avanti. Là c'è la nursery, dove non sono stato. E poi possiamo andare all'edificio del personale. Qui c'era? Cos'è sto posto? Non lo so. Un bel posto, mi sa è solo un passaggio però. Ci siamo tornati all'inizio. Credo fosse la nursery. O era un passaggio vicino alla nursery. No, questa è la nursery. Locked. Chiusa. Nursery. Ah. Perdonami, ma da di qua è aperta. C'è un modo per arrivarci di qua. Questa è la stanza dove la signorina. Locked. No, è chiusa e basta. Ok. Andiamo a vedere gli edifici. Del personale. E dovremmo aver visto tutta la zona. Locked. Ah, sono chiusi. Locked. E mo? Locked. Che si fa? Ci potete aprire per caso? E come faccio a visitarli? C'è un'altra entrata? No. Locked. Si può entrare dalla finestra? Non credo. Locked. Si può salire? Forse sì. Però si potrebbe salire, ma non vedo come. Forse lui ce li può aprire? What is your opinion of Albert as a student of botany? He's useless. I often tell him so, and I can only give him cleaning tasks. Ah, proprio Botany is not cattivissimo. his life's work, and his father well knew it. He was furious about it. He was. Oh, yes. He forced his son to work here, and he never missed an opportunity to criticize him publicly. Are you able to elaborate on that? Well, for example, with our last exhibition here, Mr. Dunn had Albert make a presentation speech. But then, while the lad was speaking, Mr. Dunn interrupted him, asking him difficult questions, making him look like a failure. It was with the intention Okay. of making a fool of him, Mr. Holmes. That must have been terribly humiliating. Yes, he was crushed, and he had to leave. Everybody was making fun of poor Albert. That is, except for Miss Margaret White, who is such a nice lady and who always takes pity on Albert. Ci sono varie sfumature tra i personaggi. You mentioned a Miss White. Would you tell us more about her? She is a student who works here part-time. She is quite charming indeed. She possesses a great talent for botany. You should take a look at some of her experiments that she carried out in the laboratory. Ah, if only she were not so naive. Why naive? The way she used to flutter around Mr. Montague Dunn. And why, he couldn't help but be flattered by all her attention. How could an intelligent woman such as Miss White not see through his game? I can only scratch my head and wonder. Magari non era così stupida come pensi, eh? Magari aveva i suoi obiettivi. Mr. Hamish, can you tell us who holds the keys to the locked greenhouses? That would be Albert, Mr. Dunn's son.
Yes, Albert keeps all the keys, and one can only imagine why. What do you mean? Well, he was never interested in Kew Gardens before. And now, all of a sudden, he's trying to act as if he owns the place. I think he wants to take over the management here. He'd do better to leave that to me. He has no experience. No, none at all. Thank you, Mr. Hamish. We shall continue our investigation. Just be careful with the plants during your inspection. Sì, sì, tranquillo. Allora ad Albert dobbiamo chiedere le chiavi. Che fai? Ma perché fai finta di lavorare? Che stai guardando la scala? Dammi le Do chiavi. you hold the keys to all of these locked doors? Yes, you can have them. But I cannot give you the keys to the cloakroom. The employees' effects are private. I am sure you understand. No, non capisco. Thank you, young man. We shall see you again soon. Excuse me, but I have to tidy up this room. Ma non mi pare, pare che stai facendo i cazzi tuoi. Allora, che ci ha dato quindi? Che chiavi ci ha dato? Queste? Ah, fresca. L'ufficio ci ha dato la chiave. Meglio così. C'è una cassaforte. Come funziona? Sono confuso. Allora, ok. Così cade. Immagino di doverli fare. Ok, così, così. Ma è a tentativi. Che palle. Ma che palle. Ma è inutile sta cosa. Com'era? 2, 2. Poi di qua. 2, 3, 4. 1, 2, 3. Uno, due. 1, 2. 1, 2. Ah, no, era. Allora. 1, 2. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Speriamo sia così. 1, 2, 3, 4. No, non era così. 1, 2. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sono 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Cosa c'è dentro? Lettera. Mio caro amico, permettimi di esprimere la mia disapprovazione e leggere la tua ultima lettera. Ti sto pagando per difendermi, non per accusarmi. Kew Gardens è un'istituzione reale. Ci è stata concessa l'enorme opportunità di girare il mondo e di salvare le specie di piante più straordinariamente preziose e rare. Nostro compito è di proteggere tali specie da chi potrebbe utilizzarle a scopi discutibili. Questo divino sindacato di cui parli, divino sindacato, non ha alcun diritto di tenere delle piante così preziose. Ricorda il caso del 14 giugno 1889. Così devo chiederti ancora una volta rispettosamente di vidimare i permessi su queste piante per conto di Kew Gardens. I documenti ti sono stati inviati lunedì. Ci vediamo martedì da Boodles come sempre. C'è altro, un'altra lettera di lamentela. Le chiediamo di restituirci le nostre care sorelle, non ha alcun diritto di tenerle prigioniere,
non le appartengono. I suoi cosiddetti permessi sono falsi. Si nasconde dietro le menzogne. Come quella senza bisogno di approfondire riportata dalla stampa il 14 giugno. Quello che ha fatto è ripugnante. Il divino sindacato. Questo sembra il simbolo che c'era sotto al vaso. Forse. Devo andare a controllare a casa. Un'altra lettera. I suggest that we don't tell Miss Margaret White about this document. Debito della signorina White verso il signor Montague Dunn. Affitto di una suite a Oxford Street. Borsa di studio alla London University. Credito presso Hamilton. E quindi stava finanziando tutto Dunn per Margaret. Ho capito. Chissà in cambio di cosa. La White e Dunn. Non credo che possiamo collegare nulla. Infatti. Ok. Notizie fresche, interessanti. Vediamo se c'è altro da scoprire. Champagne. Champagne. Montague Dunn had good taste. Vabbè, champagne. E vino. French wine. A remarkable vintage. Vabbè, aveva buon gusto nel bere. Ci sono tutte foto coloniali. A photograph of Montague Dunn and Reynold Hamish. Reynold Hamish, il padre di Hamish. Non mi ricordo più. Personaggi. Martin Hamish, quindi col padre di Hamish. Molto interessante. Vediamo se c'è qualcosa sulla scrivania. Newspapers discussing Kew Gardens. Nuove specie di piante. Nuova varietà d'orzo. Grado di resistere completamente al freddo. Signor Martin Hamish terrà una conferenza stampa. Ok. Lettera. A Margaret. In base alla nostra ultima conversazione, credo che sia meglio che abbandoni il suo posto qui a Kew Gardens. Come mi ha fatto notare, lei non ha più bisogno del mio sostegno, affermando di essere in grado di badare a se stessa in questo mondo. Ah, c'erano stati degli screzi, eh? Ma non ho finito di guardare, o sì? Beh, evidentemente ho finito. Non ho finito di esaminare gli uffici, però. Provo una nuova deduzione. Recente la signorina White e Montague Dunn hanno avuto un disaccordo. Già. Penso che abbiamo visto tutto nella stanza. Abbiamo visto molte cose in realtà. Possiamo parlare con il tipo? Just be careful with the plants during your inspection. Possiamo parlare con Dunn. Excuse me, but I have to... Allora, l'altra stanza non posso aprirla, mi sa. Non mi ha dato le chiavi. Ah sì. Posso già usare la T. Tavolo del laboratorio. Bottiglia. Traccia di bottiglia bagnata. There was a bottle here. It left behind a trace of the substance that pervaded the laboratory. Posso acchiappare?
Gocce. Several drops of the substance were spilled. Someone carried this bottle around. Several drops of the substance were spilled. Sì, ho capito. Gold dust. Good Polvere heavens. d'oro. What's it doing here? The gold is almost immune to chemical attacks, so it may be a valuable auxiliary for various experiments. But why would anyone perform such experiments in a botanical garden? The bottle is no longer here, but it is possible to detect a faint scent. We need a good nose. Noi sappiamo chi andare a prendere per il buon naso. Basta? Adesso andiamo a prendere Toby. Ah, manca anche l'attrezzatura protettiva. It appears as though the protective equipment is missing from here. Gloves, waterproof aprons, everything one might need for self-protection. Do they grow dangerous plants here? Sì, Watson, sì. C'è altro da vedere? Such masks are generally worn when dealing with toxic chemicals. Locked. Holmes, Albert Dunn didn't give us the key to this door. It does not matter. We will open it. Mi piace Holmes. Ah, è un altro di questi. Non mi piacciono questi, onestamente. Questa cosa fa? Ah, ok, lo possiamo spostare. Capito. È un po' più complicato degli altri, devo dire la verità, questo. Perché questo va spostato. Gli altri li ho risolti tutti a caso, in realtà. Ma così può avere senso questo pezzo. Senti, cerchiamo di andare da una parte all'altra, altrimenti non ne usciamo vivi. Tipo qui mi serve che il verde, che quello c'ha solo quello lì, ok? Quindi mi serve che il verde vada qui. E su questo non c'è dubbio. Poi serve anche questo. Perfetto. Poi seguiamo questo, va giù qui, ok, collegato. Collegato. Questo è collegato, ok, ci manca qui. Questo pezzo qui. Questo secondo me va bene qui. No, va bene quello lì. Questo pezzo verde adesso.
Però non lo voglio muovere il verde. Voglio muovere questo. Piuttosto. Per infilarlo qui. Non così però. Ma così. Ecco qua. Salve. Ciao. Open. Oggi stiamo giocando a Sherlock. Sto facendo i casi di Sherlock Holmes. Questo è il quinto. È il caso di... Albert's locker. il dramma di Kew Gardens si chiama. A rejection letter from the British Royal Naval College. Sherlock Holmes Crimes and Punishments. Sono un po' di casi di Sherlock Holmes da risolvere. E questo è il quinto? Sì, è il quinto che faccio. Signore, sono spiacente di comunicarle che nonostante i suoi eccellenti risultati nei nostri esami di accesso, non possiamo invitarla a entrare nella Royal Navy School. Questo a chi... Ma chi l'è stata mandata? A Dan? Sì, ok. Perché Dan voleva fare il marinaio in realtà. Specialist articles on shipyards and ship construction. Albert Dunn has a great passion for shipbuilding and the sea. Quindi voleva fare il marinaio e non il botanico come gli aveva chiesto e gli aveva imposto suo padre. A picture of Miss White and Albert in front of the University of London. And they seem to get along. Basta? Finito così? Ok, qui questo cos'altro è? Hamish. Martin Hamish's locker. A review on rare and exotic plants. Martin Hamish bene. has written several pieces. Una lettera. Un sacco di lettere oggi. Signor segretario generale, recenti eventi verificatosi a Kew Gardens mi costringono a rinnovare la mia domanda per la posizione di direttore. Ok, aveva chiesto di fare lui il direttore, va bene. Cos'altro in più? Ah, Toby. Ok. Un sacco di cose questo caso. Martin Hamish studied chemistry. Interesting. Ha studiato chimica. Quindi potrebbe aver fatto lui il veleno. La fotografia col padre. Father and I, Kew Gardens. Ok, abbiamo esaminato anche questo. C'è anche quello della signorina White. Miss White's locker. Con un bel cappello. A draft of the letter that Miss White sent to her parents. Cari mamma e papà, scrivo questa lettera con riluttanza per chiedere il vostro aiuto. Costi più elevati del previsto. Ok, quindi aveva perso la protezione del morto, del defunto, e aveva chiesto aiuto ai genitori. Abbiamo un sacco di dialoghi sbloccati. Apparently, Miss White is a capable student. Anche lei ne sa di chimica. Quindi potrebbe aver fatto il veleno anche lei. Cosa c'è qui? No, fammi vedere. Gioielli. These jewels must be worth a small fortune. Forse sono gioielli che gli aveva regalato il defunto. E una borsetta. A vanity purse. It is of high quality. Un'altra lettera, madonna. Ah, la risposta.
Non glieli volevano dare i soldi. Oh no. Ok, quindi c'erano attriti con la famiglia. Che tristezza. Un'altra lettera. Cara Margaret, so che attualmente sei oppressa da problemi finanziari. Permettimi di rassicurarti sul fatto che non permetterò che ti trovi in tale situazione. Il tuo devoto servo, Albert. Che macello. E quindi questa la volevano tutti. Mamma mia. Perdonami, adesso è un macello, cioè abbiamo un sacco di indizi. La famiglia della signorina White, l'ambizione di Albert, la White e Dunn. Gli studi e la vita sociale di Margaret White dipendevano completamente dalla ricchezza di Dunn. Sì, per una prima parte, inizialmente sì. No, non volevo uscire, aspetta. Forse posso fare altre cose. Gli studi della White. No. Va bene, ancora non possiamo legare gli altri indizi. Uff, questo caso è un macello rispetto agli altri. È nettamente quello più variegato. Nettamente. Molto più interessante degli altri. E sembrano tutti e tre avere dei moventi. Libro universitario. A botany book. Libro di botanica. This student's book belongs to Albert. Che ripeteva l'anno, tra l'altro. C'è altro da vedere? Bottigliette. Chemicals. A sufficient quantity for some serious experiments. Quindi si poteva tranquillamente fare un veleno qui. Ok. E un fonografo? A phonograph used for voice recording. Remarkable. Yes, this is quite a modern laboratory. E adesso che c'entra il fonografo? I don't hear anything. E no, lo devo infilare. Dove si infila? Qua. And it seems clear from these multiple experiments that plants to respond to their environment and have a form of consciousness. Margaret White, February 1895. Report number 245. Study report. Con la relazione della signorina White. Martin Hamish's perception of plants. The notion of communication in the plant world has long been considered marginal, yet I remain convinced that some plants do indeed transmit chemical signals in the event of attack. A study report by Martin Hamish. Richiede un oggetto. Ah. Quindi un altro cilindro forse. Ci torniamo più tardi. This is a table for experiments. It resembles my own. Only this one is kept in good order, Holmes. Sempre acido Watson, sempre rispondere male. This Sì, ho visto, basta. Ok. Che mi dice Watson? What should we do next, Holmes? Mo vediamo. Quali sono gli obiettivi adesso? Trovo le piante, trovo la pianta. Usa topi. Però posso parlare. Sicuramente posso tornare a parlare con i tipi. Mr. Hamish, was someone from your family connected with Kew Gardens? Family? No. I'm the only one with a passion for botany. Ma non è vero mai. Abbiamo visto la foto col padre. I do not think so. This photograph of you and your father,
at Kew Gardens suggests the opposite. But you have no right to. Do Invece. tell us more about your father. He was, indeed, the greatest botanist of his time in the British Empire. He worked together with Montague Dunn until the end of his life. He brought me in at the age of 12. Did he get on well with Mr. Dunn? Non penso. I can't say Infatti. that. They expanded Kew Gardens together, that was all. And it was all my Okay. father's work. For Dunn always lived the high life. So Mr. Dunn was not helping your father. Oh, yes, he provided the financial support. And as far as he was concerned, that fulfilled his role. But the worst of it was, he declared himself as the master of Kew Gardens. Fame meant nothing to my father. So it was easy for Mr. Dunn to take all the credit. Ho capito. Thank you, Mr. Hamish. We shall continue our Quindi c'è un investigation. ulteriore motivo di rimorso, di arrabbiatura. La rabbia di Martin, il nuovo direttore. Movente di Martin Hamish. Credeva che Dunn avesse rovinato la sua vita e quella di suo padre, assumendosi tutto il merito del loro lavoro. Hamish voleva diventare il direttore di Kew Gardens, ma sapeva che non sarebbe stato possibile con Dunn in circolazione. Make sense, ma tutti hanno un movente, quindi non so. Tenderei a scagionare Albert perché è l'unico che non poteva fare il veleno, non essendo capace. Però ho sogno di entrare in marina. I perceive that you are passionate about the Royal Navy. Passionate? No, not really. I like ships, that is all. Are you quite sure? You do not seem to be so interested in plants. It's difficult, that's all. My future is here. It has never been about anything else. Sì, come no, come no. Come no, come no. And yet I know that the Royal Naval College rejected your application. Ah, you truly are as clever as they say. Yes, that's correct. And in fact, my father was strongly against the idea. He did his best to ruin my plans, although I almost did succeed. But my dreams were shattered, Mr. Holmes. Thank you, young man. We shall see you again soon. E quindi questo è il movente di Albert. Ah, ma se l'avessero ammazzato tutti e tre insieme? Però no, non ha molto senso. Perché Amish e Albert hanno comunque dei desideri contrastanti adesso, almeno in apparenza. Vediamo, molto intrigante. Andiamo anche dalla signorina. Allora, passiamo qui direttamente. C'era una parte chiusa, vediamo se la possiamo aprire. Perfetto. Ci sarà qualcosa di interessante. Una scrivania. A thesis written by Martin Hamish. Tesi di Hamish. A glasses case. Portaocchiali. It is empty. This area serves as Martin Hamish's office. Va bene. An award presented to Martin Hamish for Best Grower of the Year. Beh, sì, avevamo visto anche l'articolo sul A giornale. master's degree diploma. It belongs to Martin Hamish. Che sapesse fare il suo lavoro era evidente. Ok, no, non c'è molto da vedere. Neanche qui. Neanche qui. Ci sono delle piante. These young plants must be delicate if they are kept in the nursery. E infatti se ne occupava lui. Va bene.
Volevo andare a parlare con la signorina. Se mi ricordo dove sta. C'è qui? Un busto. Busto di Dan. It is a bust of Montague Dunn. Rotto. I am curious if the marble that we found will fit this place. Here it is. The marble fragment that we found in the Colonial Collection Room is what they have in common. Ok. Quindi hanno usato il busto per fare cosa? The seeds of plant species are stored here. Ah, ok. Queste sono le piante nuove che vengono fatte crescere prima qui. Ok. Locked. Non più. Andiamo dalla signorina. Poor Mr. Montague Dunn. It is so awful. Ah, ok, non abbiamo niente da dirle. Mi sembrava avessimo un sacco di cose da dirle. Comunque, a questo punto lì sta ancora andando a fuoco, ma non si può spegnere. A questo punto io tornerei a Baker Street. Abbiamo due cose da ricercare e un cane da prendere per annusare. Allora, dobbiamo ricercare queste due cose. Il divino sindacato e il simbolo sul vaso. Vediamo un po'. Cerca il caso del 14 giugno 89. Quindi andrei sui quotidiani. 89. Scandalo al divino sindacato. Il divino sindacato, associazione di adoratori del dio re Trewan, protettore delle piante, in special modo degli alberi, è attualmente al centro di un'indagine amministrativa. I capi di questa organizzazione sono sospettati di illecito finanziario. Questa indagine potrebbe portare ad accuse giudiziarie. Intanto sono insorte voci contro questo accanimento indagatorio dello Stato. Infatti questa organizzazione privata, il cui obiettivo è la difesa della natura e di cui sono membri numerosi nomi influenti del regno, tra cui personalità della politica, vabbè, eccetera, eccetera. Here it is. And here is the Divine Syndicate's address. Perfect. It is time to find out what they have against Montague Dunn. Ok, faremo anche quello. Cosa avevo qui? Delle lettere? Ah, era quella della scorsa volta, non ci interessa niente adesso. Il caso della scorsa volta. Frammento della statua. Abbiamo un dialogo nuovo. E un dialogo se cerchiamo in archivio questa cosa qui. Ma ho altre cose da prendere. Ah, sono i casi vecchi, mi ero dimenticato This is where I keep my post. di prenderli. Vabbè. Ricerchiamo il simbolo del vaso. Ma dove lo cerco? Che corrisponde a divino. Ma sì, è il divino sindacato, no? Questo. Here it is. I segreti della setta.
Scopri cosa nasconde il divino sindacato. Sure, ma prima prendiamo Toby. Come on, Toby. We have some work for you to do. Let us go to Kew Gardens. Let's go, Toby. Let's go. Andiamo al Kew Gardens. Andiamo a sniffare un po'. Che caricamento lungo. Colpa di Toby. Vai. Perché la zona è grande. Let us take Toby to the laboratory. He will pick up the scent of this mysterious substance. Search, Toby. Search. Vai Toby, andiamo. Ha aperto lui, non ha chiesto neanche a Holmes. Dove ci conduce? Dove stiamo andando? Che c'è? Cosa ha trovato? Congratulations, Toby. Now let us see what you have found. La fialetta. Col veleno. This is the bottle that was used in the laboratory. It was buried here. There is still some liquid remaining in the bottle, with gold flakes. A tiny caterpillar. Not surprising to see one in a garden, but at the bottom of a bottle. Cosa? Perché? Lo posso andare ad analizzare? Perché c'era un bruco? Oh. Bravo Toby, bravo. Brave Toby. Abbiamo qualcosa di nuovo da dirgli. Il busto. There is a bust of Montague Dunn in the nursery. A bust? Oh, that old thing. Further proof of that outrageous ego of his. But why in that room in particular? Oh, I don't know. It has always been there. It is strange, because I recovered a fragment of the bust inside the Colonial Collection Room. Really? Oh, well, so I am mistaken. It ought to have been removed during the cleanup. This room is so small. Do you know who moved it? I have no idea. Surely Mr. Dunn requested it. Do you have any more questions like this? Because fragments of rock are not my Se ho capito, responsibility. questo non dice niente. Evidently. Ogni volta fa finto Thank you, tutto. Mr. Hamish. We shall continue our investigation. Questo però è un dialogo probabilmente per il divino sindacato. Excuse me, but I have to tidy up this room. Va bene. Allora facciamo... Sì, torniamo un attimo a Baker Street ad analizzare il veleno. Veleno, quello che c'era dentro la bottiglietta. E poi... Let us vediamo. determine just what we have found here. Let us pour liquid from the bottle into a test tube to perform an analysis. This is the bottle that we found hidden at Kew Gardens. Let us use a pipette to take a sample of the liquid and fill a test tube. Apriamo la pipetta. Facciamo con la pipetta e lo mettiamo qui.
Ok. Prendiamo la pipetta. La mettiamo. A colorless, water-based liquid. Sembra acqua, sì. Posso ruotarlo? Credo che serva molto. Lo inalo. O Quite a muoio. strong floral aroma. Holmes? What are you doing? It has Mi a sembra il bitter massimo. taste. What if it's poisonous? Did you ever see poison stored in enormous jars like that? Anyway, there is a doctor nearby. So, what do you think it is? It is some kind of organic compound. Let us vaporize the liquid and see what happens. Ah, gli omini danzanti, bellissima citazione. È il mio racconto preferito di Holmes. E vaporizziamolo. Let us determine just what we have found here. Cos'è rimasto? Small colorless crystals. Colorless, tiny crystals that are soluble in water, with a floral smell and a bitter taste. Watson, could you pass me that small bottle, please? Of course. Here you are. Holmes, do you know what it is? Wagner's reagent. There was a label on the bottle that you passed to me. No, Holmes, I meant the bottle that we found. Let me add the reagent and see if there is any sediment, and then I shall tell you. I need to take a pipette and make... Ah, sì, serve sempre la pipetta. Pipetta. Ce lo mettiamo qui, no? È stato rosso. Red sediment, just as I suspected. This liquid is of organic origin. It contains some alkaloid. Most likely it is unstable, and that is why there is a quantity of gold dust to prevent contamination. This mixture is probably a fertilizer. Someone was carrying out unusual experiments in the garden's laboratory. Sì, però non mi è stato particolarmente My utile. analysis... Sarà un fertilizzante di qualche tipo. Ok, ci conviene... Che possiamo fare? Diamo al divino sindacato. This place is beautiful, Holmes. Its atmosphere is remarkably soothing. Let us find someone who could help us. Ma che sta facendo? Facendo tai chi. What should we do next, Holmes? Boh. Andiamo a parlare con quello che fa tai chi. Qui che c'è? C'è una grotta. Una campanona. Oh, c'è un pezzo di vaso qui. Frammenti. Qualcosa di nascosto. A fragment of a flower pot. Fragments of a flower pot. It fell down here. Vasi. The Kew Gardens symbol. Huh. Molto interessante. Sono un po' confuso, devo dire la verità. Si può entrare? Locked. Chiuso. Posso suonare il gong? Perfetto. Era tutto quello che volevo. Watson, che fa? Rimane lì. C'ha paura. Il signore fa tai chi, Non succede niente.
Good day to you, sir. My name is Sherlock. I am exalting the sap. Scusa. A while, can you wait? Ok. From the trace of elements and moreover from the quality of the ambient geotropism it depends. Therefore, please, mind my gravitropism. Its balance. Do not disturb. Disturbed is most definitely the word. Sempre Completed piccato, is Watson. the symbiosis. Welcome you are. To introduce myself, I am the green Il gran mistico Grand Mystic. verde. The Green Grand Mystic. Himself. Himself. This is me. Who am I speaking to? We are two gentlemen who are extremely interested in the vegetation Extremely, philosophy extremely. that is advocated by this establishment. Listening to you, I am. Fammelo spizzare, va. E c'è questo tatuaggione che mi sembra più Yakuza che filosofia. Ferita al palmo. Pratica nella chimica. Ah. Calli sulla punta delle dita. Interessante. We should like to take a look around, to immerse ourselves in the wisdom that emanates from here. Esatto. It is a school of anastomosis, the divine scholastic syndicate for vegetation veneration and meditation. You may say, the divine syndicate. Glory to the eukaryotic. Gloria Only all'eucariota. true devotees. Come? Those whose hearts are ready to spermatophize in sharing of knowledge are permitted to physically enter our vegetable kingdom and its wisdom. And to be permitted, you must earn it. Yes. Oh. Do Ci you guadagneremo. have friends at Kew Gardens? None. Not worthy there. Ma non è vero. Nevertheless, we have seen Kew Gardens flower pots in your yard. How could they happen to be there? Our sacred place you permitted yourself to search. Sacrilege. No, ma no, Oh, no. really now? There was a theft of plants at Kew Gardens a matter of days ago. And we believe the pots we found here may be connected with it. Please tell us, were you involved? No. Those plants were ours. They had stolen them from us. Ok. How so? Their director, Dump, I believe. Done. Yes, that's what I said. He borrowed from us 3 of our sisters for the exhibition at his green fly-infested gardens. But he never gave them back to us. Excuses and imbecility. So we went in and saved them. I see. So, if you stole those rare plants from them, then it means... Ah, I get it. Bravo, Holmes. I think the case is solved. Credo che fosse la cosa meno We importante. did not steal. We saved. Well, as a matter of fact, we were unable to find our 3 plants. I beg your pardon. And yet you took all of the exotic plants from the stand. They had disappeared. It was the least we could do. They stole our sisters, and so we stole theirs. Vabbè. Intanto un pezzo del mistero è risolto, però comunque Green Grand Mystic, we are ready to become Siamo pronti. devotees and gain access to your temple. pronto. What is the name of our Lord, our God King? Come si chiamava? Tawaran? Trewan? Trewan il re. Our God King's name is Triwan, Green Grand Mystic. Oh, la. Hai visto, sì? Good, I like you. Here is the holy key Bastava to the questo. wisdom place. Holy donation can you make whenever you so wish. Thank you so No, much. sta sacra donazione I te la pray vuoi you to tenere. taste our fertilizer substance. From the burdens of life it helps to free. But of course, Raw sap, it is called. It is near the entrance.
Possibile che sia la stessa Well, we sostanza. will leave you to your meditation. Avevamo ladri del divino sindacato. Vabbè, questo era risolto, non ho capito cosa devo dire. Cosetta ha rubato tutto. Ha detto che non c'erano, no, le piante. Le 3 piante che aveva preso da loro, no? E hanno rubato le altre. Bene, andiamo a perlustrare l'interno del tempio. Dopo aver suonato un po' di gong. Mi sento molto più mistico. Chi è? C'è uno in T-pose. Ma dov'era la linfa? Tavolo dei medicinali. That should be the raw sap that the Green Grand Mystic spoke of. It is rather delicious, and of an excellent quality. Oh, non My so. word, Holmes. Their sap is like a form of cocaine. Vabbè, oh. Meglio provarla. Ho scritto qualcosa qui di interessante. Benefattori. The list of plant friends and benefactors, lawyers, well-known manufacturers, political leaders. Ma sì, l'avevamo letto, no, sul giornale. This door is locked, but I can try to open it. Oh no, c'è un altro lucchetto di questi. Aspetta, lo faccio dopo. Fammi parlare prima con questo tipo. C'è anche l'albero con le preghiere. Questa è aperta. This must be Triwan, Ah, the divine Triwan. syndicate's god. Che è un mezzo albero. Che brutto. Che fai tu? Praise the grand tree, praise it. You came to make a donation? Glory to Triwan. Osmosis and photosynthesis. Osmosis and photosynthesis. Osmosis and photosynthesis. Glory, glory to the tree. Una gabbietta. Ah, ci sono i buchi. Caterpillars. They are raised as food for certain plants. Let's take them. Li prendo, anch'io. Sì. Cosa ci faccio con i buchi? Niente, solo presi come prova. C'è anche un'altra gabbietta. A tropical plant. Nothing of interest. A tropical plant. Nothing of interest. E vabbè, ci abbiamo provato. Questa è una pianta da non toccare. Vediamo se ci sono altre gabbiette più interessanti. Via. A tropical plant. Nothing of interest. A tropical plant. Nothing of interest. Sono tutte di poco A interesse. tropical plant. A tropical plant. E vabbè.
Ce le siamo viste tutte. Qui invece c'è qualcosa di interessante. These 3 plants are identical to the ones shown at the exhibition. I shall take them. Così, me le intasco tutte. Ma perdonami, allora le hanno prese... No, non è detto l'abbiano riprese loro. Prepara i bruchi e l'alcaloide del laboratorio chimico ed esegui l'esperimento con le piante letali. Ah, wow. Lo faremo dopo. Non so se c'è altro. Beh, voglio vedere l'altra stanza, però perdonami. Glory, glory to the big tree. This door is locked. Allora, partiamo da qui. Quello verde. Poi sposterei a questo più grande. Così. No? Ma si sposta, è un blocco unico? Allora aspetta, forse devo prima sbloccarlo. Poi provo a muovere questo. E mi sa che questo non si muove. No. Questo in mezzo d'oro non si muove. Però potrebbe funzionare comunque così. Ah, però... che non si connette qui non ha molto senso. Meno che... meno che non sia direttamente così. Poi spostiamo quello verde. No. Ok, no, non può fare molto quello verde. Però forse... forse possiamo spostarlo così. Possiamo... no, questo è quello prima. Aspetta, spostiamo quello verde. Mettiamolo giusto così. Proviamo a spostare di nuovo questo. L'unica è questa però, che collega le due. Però magari posso spostare questa
Ce ne serve una che si colleghi sotto. Che non è questo. Cos'è questo? Sì. Eccoci. Adesso make sense. Proseguiamo così. Questo sembra giusto così. Più o meno mi pare che ci siamo comunque. Che si scatta un po', scatticchia un po', ma mi pare giusto. Adesso ci siamo. Devo spostare un po' su quello verde. Ecco. Ok, questo mi sembra collegato, questo mi sembra collegato. Ci manca questo pezzo qui. Quindi dobbiamo collegare questo così. Giusto? Ma perché non va benissimo questo? Allora, proviamo così. No? Così. Aspetta che mi sia spostato. È più collegato. Ah. Ecco, adesso è di nuovo collegato. Eccoci. Beh, ci è voluto un po', ma ce l'abbiamo fatta. Cosa c'è qui? C'è uno studio. Un altro laboratorio. A vast amount of opium. Oppio. These instruments are used for smoking opium. Fumare oppio. Beh, diciamo che con la chimica ci sapevamo fare tutti. Alcaloide. This substance is an alkaloid, the same as in the bottle we found in the bushes at Kew Gardens. Perfect, Watson. We can begin our experiment. This cabinet is full of chemicals. They are the same as the ones we found in the laboratory at Kew Gardens. Quindi sicuramente anche lui avrebbe potuto That would be fare. enough to perform the most difficult of chemical experiments. Eh sì, vedo. C'è tutte cose buffe, attruciate, colorate. Beh, pare che ci siamo. Prossima tappa è l'esperimento. C'è ancora un po' di dubbi in questo caso, il che lo rende migliore degli altri che ho fatto di questo gioco. Follow my path, and better you will fear. Non sono particolarmente convinto. Eccoci qua, facciamo l'esperimento con i bruchi.
I imagine that one of these plants would be capable of releasing a toxic vapor. I need to find out exactly how it could be done. I shall begin now. Watson, if you are at all optimistic to have dinner this evening, then I'd recommend that you put on the gas mask. Sì, conviene. A carnivorous plant. A prickly plant. Potrebbe essere una pianta carnivora, no? This is a strange and unusual plant. This I find the behavior of predators utterly fascinating. Sono confuso però come dovrei spillo. It appears to have fallen inactive after being disturbed. Quindi posso provare queste 3 cose sulle piante. Che cosa posso fare prendendole? Non ho capito. Quale... No reaction. My word. Ha It lanciato la shot a spina. spike at me after I stabbed it with a pin. I imagined that its reaction would be ferocious if I increased the strength of my attack. Cattivissimo. Mettiamoci l'alcaloide. It appears to open after being soaked with alkaloid. Quella si chiude. This plant becomes inactive after being drenched with alkaloid. Quindi sarà questa? It closed again. I believe I saw a small cloud of gas. I wonder what secrets this plant is hiding. Perhaps if we agitate it to a greater extent whilst it is opened, it will reveal a little more. It appears to open up. It closed again. I believe I saw a small cloud of gas. Eh sì, l'ho vista I anch'io. wonder what secrets this plant is hiding. Perhaps if we agitate it to a greater extent whilst it is opened, it will reveal a little more. Quindi sposto questa qui. Così non gli ruba bruco. This plant seems to have had no reaction from the caterpillars. Toxic gas with spores. Extraordinary. Straordinario. The plants would be capable of killing only if they were directly next to the victim and stimulated at precisely the right moment. Ok. Let us take our caterpillars to the Colonial Collection Room. We may see things more clearly there. It is too early, Watson. Our suspects will be there. Let us investigate Kew Gardens one more time and ask some questions. Va bene. Come dici tu, precisione letale. Mi
Piano della setta. Il divino sindacato ha lasciato le piante Kew Gardens per uccidere successivamente Montague Dunn. Qualcuno ha rubato piante letali prima che lo facesse il divino sindacato. Sai che non lo so chi è stato. Credo che sia stato Hamish. Mi viene in mente da dire che sia stato Hamish. Ancora non sono sicuro però. La White non aveva esperienza. Sì, secondo me ce le ha le conoscenze biologiche per stimolare le piante. Però comunque non so se sia stata lei. La White ha ucciso Dunn. No. Non sono convinto. Non sono convinto. La sua ambizione professionale e la situazione personale non avevano risentito della rottura con Dunn. No. Non sono convinto che sia stata lei. Andiamo al Kew Garden ancora. Tutti i sospetti sul giorno dell'omicidio. Andiamo. C'è ancora da investigare. Can you tell me if you saw Mr. Montague Dunn on the day of his death? Yes, of course. I met him, and we went to see Albert, his son, at around 9:30. He appeared quite calm. What were you doing on the morning of the accident? After paying multiple visits to Albert, I had a little talk with Miss White. Then I returned to my desk to complete some paperwork. Suddenly, I observed that Mr. Dunn was not feeling well, so I ran immediately to fetch Albert. I clearly remember that it was around 10:30, for I was late that morning. Thank you, Mr. Hamish. We shall continue our investigation. Just be careful with the plants during your inspection. Your father's death does seem highly suspicious. What were your movements here on that day? Suspicious? Well, I was working in the seed house, taking care of Lysa something, or Lear Pontus, or... No, wait. Ah, these Latin names. And I spent so many hours trying to memorize them. Did you see your father that day? Yes. He came here with Mr. Hamish for his weekly visit. There was nothing unusual about that. And then? Nothing. They stepped out to the backyard. It was perhaps 20 minutes before 10 o'clock. Then about 10 minutes later, I saw my father heading for the dry tropics room while Mr. Hamish returned here. And Mr. Hamish and Miss White, what were they both doing that morning? Mr. Hamish visited me a couple of times. I also saw him returning from talking with Miss White, and that was at 10 minutes past 10. But then he ran back here to me to tell me that my father was feeling unwell. We hurried across to the water lily room, and I found my father lying dead on the floor. Oh my God. Thank you, young man. We shall see you again soon. Stanno dando tantissime informazioni, non credo di riuscire a capirle tutte.
Devo andarmi a leggere i dialoghi e pensare. Sentiamo anche la signorina. Can you tell me what Mr. Dunn was doing upon the day of his death? I can. But there is nothing very special to say. I was in the laboratory when I saw Mr. Dunn heading towards me. Tuesday is the day of his weekly visit. It was supposed to be at 9, but he was 10 minutes late, as usual. And then? Well, he came in to say good morning. Then I saw him spend 2 or 3 minutes by the plants outside the laboratory. After that, he ran out in the direction of the nursery, where Mr. Hamish was working. He was always in a rush during the inspection, you see. I would pity anyone who stood in his way. And that was the last time you saw him? Yes. I stayed in the laboratory until 20 minutes to 11, when I heard the cries of Albert and Mr. Hamish from the large glass house. I joined them as soon as I could, for I knew that something must be very wrong. What exactly were you doing in the laboratory? I was recording an experiment for my thesis. I only stopped my work once when Mr. Hamish visited me briefly around 10 o'clock. You say you were recording an experiment when the tragedy occurred. Might I listen to the roll? Certainly. Please do. You will find it in the laboratory. It is number 320. Thank you, miss. Che macello. Everyone has gone, Holmes. The way is clear. Sì, ma ci sono varie cose che devo fare. Aspetta un attimo. No, il laboratorio è all'inizio, non volevo andare qui. Qui. La 3:20, dov'è? Qui? Here it is. These plants, classified as shrubs or grasses, have adapted to their arid environment due to a system of underground roots. This recording seems very long. It is unnecessary to listen to all of it. Miss White was in the laboratory, as she told us. Mi sembra che la signorina White sia quella affidabile. Quindi la ricostruzione della White dovrebbe essere quella giusta. E lei ci ha detto questo. Il giorno della visita settimanale doveva venire alle 9. È arrivato in ritardo di 10 minuti come sempre. È entrato per salutare quindi nella stanza dei semi. Poi è andato al vivaio. Sono rimasto nel laboratorio fino alle 10:40. Ok. Quindi qui è stato vicino alle piante qui. Dalla finestra. Make sense.
Sembra sensato il... Cylinder records. Ok, leggiamo rileggo un attimo anche quelle di... Sei venuto per la sua residence settimanale. Se ne sono andati in cortile alle 9:40. Ok. Lui stava nella stanza dei semi. Ok. Io sto prendendo per buona quella della signorina. Andato verso il vivaio. E amici, che cosa ha detto invece? Si sono incontrati e siamo andati da Albert. Ok, quella di Amish forse è un po' fuori con le tempistiche, non troppo in realtà. Che lui dice che è andato a parlare con la signorina White. Non lo so, non è semplice. Adesso andiamo a provare a fare questa cosa che manca. Nella grande serra. Questo è sicuramente il caso di investigazione più interessante finora. Fugge dalla stanza. Inala le spore. Fugge dalla stanza. Inala le spore, fa cadere il busto. E poi fugge dalla stanza rimbambito, mezzo avvelenato. E poi succede quello che abbiamo già visto. Che quindi venivano dal condotto di areazione. When Montague Dunn was standing close by the plants, the caterpillars were released and caused the deadly spores to activate. Panicking, and likely already half asphyxiated, Montague Dunn started back and knocked over the bust. He rushed to the door, but it was locked. He had to force it open with his shoulder. We already know the outcome. Montague Dunn collapsed and died not far from the pool. Well, it is time to perform our experiment on the ventilation system. Ok, let's go. Sto tornando indietro così. Vabbè, uguale.
Passiamo direttamente da qui. First of all, I need to visit the Colonial Collection Room to see how those caterpillars dropped onto the deadly plants. E come l'abbiamo fatto? Ah. A quanto pare non l'abbiamo finito. Watson, ti prego. Bene, Watson, vieni qui. Watson, non ti sposti. Oh. Ecco. Torniamo indietro. Che bello perdersi nei Kew Gardens. Ok. Ora torniamo nella grande stanza. No, aspetta, di qua. Altrimenti non ci arriviamo. Che ci mancava qualcosa da vedere qui. Ma l'ho capito che sono caduti dal condotto di areazione, però. The caterpillars could only fall from the ventilation duct. Our caterpillars are in place. I'll activate the ventilation system so that they fall down. Watson, stay here and observe. All right, Holmes. Cosa devo fare? Non so. Vuole che segua il condotto di reazione? Ma così torno indietro. C'è un altro modo di uscire da qui? Di qua? Di qua. Power? The power is on. The engine cannot be started whilst the transmission is active. Ah, scusa, non lo sapevo. The engine has started. Ok. The ventilation system is working. Devo tornare da Watson? Non sto capendo. Sì, immagino di sì. Excellent. This ventilation fan is working. Let us see if I can activate the other one.
From here, Qui in teoria we che are c'era? unable to see the interior of the Colonial Collection Room. Non ne siamo in grado. E qui in teoria c'era il tipo, no? C'era il figlio qui. Invece questa è la nursery. E dalla nursery proseguiamo. Eccoci qua. Before I activate the fan, I need to check if the interior of the Colonial Collection Room can be seen from here. Io credo di sì. We can see the interior of the Colonial Collection Room from this window. Perfect. Now I just need to find Watson to check the result. It works perfectly, Holmes. Bravo. Now, if you could just help me to get rid of these caterpillars. Watson. Perfect. Now we know how the murder of Montague Dunn was carried out, by activating both Albert's and Mr. Hamish's fans. But only from Mr. Hamish's workplace would it be possible to see when Montague Dunn entered the Colonial Collection Room. Complicato. Cos'altro devo fare? Scopri chi ha ucciso. Uso della reazione. Martin Amish ha avuto l'opportunità di stimolare le piante letali nella sala delle colonne della collezione coloniale. Come biologo avrebbe capito la tecnicità del procedimento. Sono abbastanza convinto di quello. Martin Amish potrebbe essere l'assassino, ha avuto modo di rubare le piante del divino sindacato e di stimolarlo al suo posto di lavoro, dopo aver rinchiuso Montague Dunn nella sala della collezione coloniale. Esegui l'arresto di Martin Amish. Altrimenti abbiamo Albert. Albert non aveva esperienza. Albert non aveva esperienza. Sono d'accordo, eseguiamo l'arresto di Martin Amish. Let's go to Scotland Yard. Sì? Ok. Secondo me è stato lui. Un po' da tutto quello che ho capito, letto, visto e sentito. Secondo me è stato Hamish. Che tra l'altro non ci hanno svelato se è ebreo o no. Dal cognome direi di sì. A very good day to you, my friend. Is Inspector Lestrade in? The inspector's waiting for you in his office. Let's go. Mi ricordo qual è l'ufficio di Lestrade. Questo. Lestrade, veloce, veloce. Inspector, I believe that Martin Hamish is guilty of the murder of Montague Dunn. Aha! I knew it. I'll send the lads around to arrest him. Very good. I shall wait to hear from you. Mi fa strano che il caso però non sia finito con la scelta, ma con l'arresto. Dove stiamo andando adesso? Inspector, I came here as quickly as I could. Martin Hamish is in the large glass house. There's no need to hurry. Beh sì, invece. Che come non c'è bisogno di sbrigarsi?
Qui ho finito le... Che vuol dire non c'è bisogno di sbrigarsi? Martin Hamish is in the large glass house. There's no need to hurry. Mr. Holmes? Ma come non c'è bisogno di sbrigarsi? Non c'è nessun altro. How? Holmes, What my the fuck? God! Yes, we found him like that. Our messing around with the ventilation system didn't go unnoticed. Mr. Hamish realized that we knew. Inspector, could you arrange the body, please? I should like to examine it. The fuck? This was unexpected. The mark around the neck is very visible. He died instantly. Cos'è sta lettera? La mia vita è diventata un inferno, non resisto più. Dan meritava di morire, ma non riesco a perdonarmi per essermi imbrattato le mani col suo sangue. Noi Amish siamo sempre stati vittime delle nostre circostanze. A quanto pare io non faccio eccezione. Devo espiare la mia colpa, devo farlo qui e ora. Addio. Holmes, his left shoe is unique. This anomaly is often a characteristic of... A club foot. Bravo, Watson. That is the key element of this case. Non ho capito. Il tacco consumato della sua scarpa sinistra rivela che Martin Amish soffriva di piede equineo e torsione della tibia. Amish ha agito da solo. Martin Amish non poteva correre a causa del piede equino e della torsione della tibia. Dovremmo scoprire se ha avuto il tempo di chiudere la porta della sala della collezione coloniale e di attivare il sistema di reazione. Ha avuto un complice? Parla con le strade delle possibili conseguenze degli indizi trovati nel corpo di Amish. Wow, c'è un twist finale. Le strade. Something about this rings very oddly. Why do you say that, Mr. Holmes? Why? Because of Mr. Hamish's club foot. Oh, I deserve to be kicked from here to Charing Cross. I should have noticed it. But, Mr. Holmes, I can't see why. No, I don't suppose you do. You must recall that Mr. Dunn was locked inside the Colonial Collection Room by the murderer. If it was Mr. Hamish, he would have had to run up to his workplace to trigger the fan situated above it, taking into consideration the condition of his foot. Well, it is still possible. Perhaps, but it is rather strange that such a person as Mr. Hamish decided to base his plan on the speed of his gait. You mean to say that somebody helped him? So the suicide is questionable? Correct. Mr. Hamish accuses only himself in his letter, and so the investigation stops. Possibly an accomplice, then? That idea had not occurred to me, Mr. Holmes. I have another idea, Inspector. Thanks to the testimony that we have collected, we are able to rebuild the events as they took place that day. With a timeline, such as we did in the Jack the Ripper case. Precisely. The map at the entrance of Kew Gardens should help us with our timeline. Ok, fanno tutto loro. Let us analyze the facts and statements so that we may recreate the events of that morning. Ok, cerchiamo di capire. Martin Hamish è morto hanno incontrato Albert nella serra dei semi verso le 9:30. Albert incontra Montague
Dan e Martin Hamish nella sera dei semi, verso le 9:30. Erano circa le 10 meno 20 quando Hamish e Montague Dunn sono usciti in cortile. Dopo 10 minuti, Dunn ha ripreso la sua ispezione ed è entrato nella sala dei tropici asciutti. Hamish, quindi 10:20 quando Hamish e Montague sono usciti in cortile. Dopo 10 minuti Dan ha ripreso la sua ispezione ed è entrato nella sala dei tropici asciutti. Hamish è tornato alla sera dei semi. Martin Hamish ha parlato con la signorina White alle 10. Hamish ha parlato con la signorina White alle 10. La signorina White è rimasta in laboratorio fino alle 10:40 quando ha visto Albert, Hamish e Albert nella sera delle ninfe li ha raggiunti. Hamish è corso da Albert appena ha notato che Montague Dunn non si sentiva bene verso le 10:30. Albert è rimasto tutta la mattina nella sera dei semi. Ha notato che Hamish tornava dalla visita alla signorina White alle 10:10. Produciamo gli eventi? Let us summarize. Montague Dunn was poisoned inside the Colonial Collection Room. He forced open the door, which means that someone locked him inside there at 10:20. Martin Hamish was last seen at 10:10. This means that he has approximately 10 minutes to lock the door of the Colonial Collection Room. Given that he was club-footed, Era troppo lento per farlo. Albert also has 10 minutes to lock the door of the Colonial Collection Room, which is quite enough time. Miss White was last seen at 10 o'clock, which means that she had approximately 20 minutes to lock the door. More than enough time. Perfect, Watson. Now, let us ascertain who assisted Martin Hamish in killing Montague Dunn. Cronologia della White. La White aveva tempo. No, aveva tempo. Assolutamente aveva tempo. E chiaramente sono contrastanti. Sai che non lo so, l'unica cosa... La White aveva l'alibi del cilindro, no? Però comunque come fai a sapere che il cilindro è stato... Come sai che il cilindro è stato registrato? O penso di aver finito tutto. Il caso è finito, devo solo capire chi è stato il complice.
12 eventi. Ma lì si sono visti. Sono andati in giro. E tu fai conto che lì si sono ammazzati. Let us summarize. Montague Dunn was poisoned inside the Colonial Collection. Martin Hamish was Albert also has 10 minutes to lock the door of the Colonial Collection room, which is quite enough time. Miss White was last seen at 10 o'clock, which means that she had approximately 20... Perfect, Watson. Now, let us ascertain who assisted Martin Hamish in killing Montague Non lo Dunn. so, perché ha senso che siano stati... che abbiano collaborato. L'unica cosa che mi lascia perplesso è che Albert adesso voleva diventare lui il capo, e questo era in conflitto con le volontà di Amish. Però potrebbe essere un modo per coprire la situazione, però anche dall'altra parte, perché Amish dovrebbe coprire per... beh, non è detto che copra. Non lo so chi è stato, devo dirlo, devo essere onesto. Perché Albert... ok, no, volevo mettere l'altra. Albert aveva tempo. Quindi entrambi conducono a quello. No, vabbè, questo è inutile, no. Quindi questo conduce ad Albert. Sì, però allora perché adesso lui voleva il Kew Garden? Non ha molto senso. No, Martin non ha fatto tutto da solo. Ma secondo me è stata la White. Non sono sicuro al 100%, però diciamo che è stata la White. E la condanno anche. Sì. Non sono sicuro. Aveva l'alibi della registrazione, ma avrebbe potuto fare in qualsiasi momento la registrazione. Non è sufficiente per salvarla. But Holmes, how can you be certain that we'll find Miss White here? Non sono sicuro sia giusto, ma It lo is scopriremo. obvious, Watson. Just use your brain. I am using it. I do use it. Now that the rope has tightened around Martin Hamish, Miss White must act to erase all traces of her implication. After the suicide of her accomplice, there is one final trace remaining: the deadly plants of the Divine Syndicate. She will be there. Very good. Shall we go? Just one moment. Now listen to me, Watson. I shall see her alone. You will conceal yourself behind. Pensando che potrebbe essere stato però anche Albert proprio per la Nothing White. spectacular. The impulses of women have always been a mystery to me. But she is a bold one, and so we must be cautious. All right. You can count on me, Holmes.
fatto magari Albert proprio per salvare la White. Ah. Mr. Holmes, good day to you. You do not seem surprised, Miss White. Well, I was expecting you. Not for too long, I believe. So please tell me, as it is still unclear, who planned the murder? Was it you? You were wrong, Mr. Holmes. It was Martin Hamish, then. You managed to convince him to take on a more prominent role. You could not be further from the truth. You think that you can fool me? You don't care what I think. It is difficult to care about someone who is capable of pushing a man to his suicide. It is over, Miss White. The police will be here any minute. Over, perhaps. One moment you were here, and the next, you were on the other side. The other Oh, side? cosa vuole fare? No, stop! I beg you not to do this, Miss White. Don't come any closer. Please remain calm. Che quick time event incredibile. Not one step further. Don't try to stop me. Stop this foolishness. You cannot truly want to die. No, it's too late. Evviva. Abbiamo fermato Well l'omicidio. done, Watson. She was not faking. Miss White, you have no right to take your own life. Vero? Dr. Watson? Did you just save me? Or worse? O condannata. Accetto la conclusione. Quando si è reso conto di non essere in grado di ottenere altri soldi da donne, ha rivolto il proprio interesse verso Albert. È stata lei a chiudere la porta della sala della collezione coloniale. Questa cosa però, perché Albert avrebbe potuto farlo per la White, quindi forse potrebbe essere stato anche Albert. E invece è giusto. Ah, vedi. Allora sono contento di averla condannata. Tutti gli indizi ed è lei la complice. Ottimo. Vediamo se il 92% l'ha risolto come me. E anche il 77% ha fatto la mia stessa scelta morale. Quindi stavolta sono nella maggioranza. Ottimo. La prossima volta andremo ad Half Moon Street per il sesto caso e credo penultimo Where are you going, Holmes? di Sherlock Holmes, Crimes and Punishment. Crimes and Punishments. Perfetto, questo è stato un caso molto più lungo e molto più avvincente dello scorso, che è stato abbastanza brutto. Questo invece è stato molto più interessante, molto più articolato. Bello, anche se non è stato il mio preferito rimane il terzo. Però bene, è andato sicuramente meglio. È stata un'altra bella serata di investigazioni, crimini, misteri. Ringrazio chi è passato e chi è rimasto, magari fino all'ultimo se c'è qualcuno. E grazie mille, auguro una buona notte e ci vediamo al prossimo caso con Sherlock Holmes. Ciao, buonanotte.